Quando un errore è davvero un errore? I madrelingua, quando parlano l'italiano, sbagliano? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di alcuni errori che non sono davvero errori. Quindi quegli errori che fanno i madrelingua italiani quando parlano, che però sono così comuni che alla fine non possiamo più considerarli errori. Questo è un video molto interessante per te che stai imparando l'italiano, perché puoi capire davvero come parliamo noi italiani. Iniziamo subito dal primo errore sui pronomi personali. Infatti pensa che quando noi italiani andiamo a scuola elementare, quindi il primo livello di istruzione quando siamo piccoli, impariamo i verbi, la coniugazione dei verbi italiani. Ovviamente noi già sappiamo usare i verbi, perché quando abbiamo 5-6 anni già sappiamo parlare. Non sappiamo che cos'è il presente, che cos'è il passato prossimo, che cos'è il congiuntivo. Però comunque già usiamo i verbi, ovviamente. E quando studiamo la coniugazione di un verbo, la impariamo così. Per esempio, prendiamo il presente del verbo amare. Io amo, tu ami, egli, ella ama, noi amiamo, voi amate, essi amano. Come vedi, c'è qualcosa che non va. Perché normalmente io ti insegno, e così tutti gli altri professori, ti insegniamo la coniugazione di un verbo con lui, lei e loro, non egli, ella, essi. E allora che cosa sono questi pronomi? Beh, devi sapere che in origine nella lingua italiana c'era una distinzione tra il pronome personale soggetto e il pronome personale oggetto. Infatti, se tu ci pensi, noi possiamo usare lui sia per parlare di un soggetto, quindi la persona che fa l'azione, ma anche per parlare di un oggetto, l'oggetto del nostro verbo, l'oggetto della nostra azione. Per esempio, posso dire egli è andato a casa. Egli è effettivamente il soggetto della frase. Quindi la persona che fa l'azione, andare a casa. Però posso anche dire ho visto lui al parco. Io, soggetto, ho visto lui, quindi un uomo, al parco. Ora, in italiano è molto comune usare il pronome oggetto diretto, l'ho. Quindi l'ho, che diventa l'ho, visto al parco. Però è assolutamente normale usare anche lui come oggetto. Forse per enfatizzare l'oggetto, a volte succede. Per esempio, io sto parlando con un mio amico e stiamo parlando del nostro amico Francesco, che è partito 5 anni fa per la Germania e non è mai più tornato. Ma io ho visto Francesco qualche giorno fa al parco. Ed è strano, perché io pensavo che lui fosse in Germania. Quindi parlo con il mio amico e gli dico che ho visto Francesco. E lui mi dice: hai visto Francesco al parco? Ovviamente con un po' di perplessità, con un po' di stupore, perché è una cosa che non ci aspettavamo. E io dico: sì, ho visto proprio lui. Ho visto proprio lui. In questo caso sto usando lui, sto usando questo pronome personale oggetto, perché voglio enfatizzare l'oggetto, cioè Francesco. Usare l'ho sarebbe un po' strano. Sì, l'ho visto. È neutro, questa frase è molto neutra. Invece dire ho visto proprio lui enfatizza quest'idea. Quindi, come vedi, noi usiamo lui, in questo caso, come oggetto. Beh, in passato l'italiano faceva questa distinzione, c'era questa differenza. Quindi avevamo egli, ella e essi come pronomi personali soggetto, quindi quando indichiamo la persona che fa l'azione, e lui, lei e loro come pronomi personali oggetto, quindi per indicare l'oggetto della nostra azione. Ma adesso questa distinzione non c'è più.
Quindi anche se i bambini a scuola continuano a imparare la coniugazione di un verbo con i pronomi personali soggetto di anni e anni fa, quindi io, tu, egli, ella, noi, voi e essi, questi pronomi non si usano più nella lingua italiana, e pensa che abbiamo già smesso di usarli nel 1400, cioè non parliamo di 20 anni fa. Nel 1400 già si iniziavano a preferire i pronomi lui, lei, loro, e poi con Manzoni, con il famosissimo romanzo I Promessi Sposi, l'uso di lui, lei e loro come pronomi personali soggetto si è affermato, perché nel suo libro Manzoni usa questi pronomi. E ora passiamo al secondo errore, non errore, e parliamo di gli. Quindi rimaniamo in tema di pronomi. Gli è un pronome oggetto indiretto che significa a lui, quindi sostituisce l'oggetto indiretto, cioè la persona che riceve l'azione. Per esempio, mando una lettera a Luca. A Luca riceve l'azione, quindi è un oggetto indiretto. A Luca è maschile e singolare e possiamo sostituirlo con gli. A lui gli mando una lettera. Però i pronomi oggetto indiretto, se ti ricordi, sono mi, ti, gli maschile, le femminile, ci, vi e poi di nuovo gli. Però a volte, in tante spiegazioni, in tanti libri, anche in alcuni dei miei video, puoi vedere gli e tra parentesi loro. Ma perché? Beh, perché teoricamente il pronome oggetto indiretto, terza persona plurale, è loro. Però loro è molto particolare, perché i pronomi seguono tutti le stesse regole. Si mettono prima del verbo in alcuni casi, dopo del verbo in altri, insomma, tutte le stesse regole. Loro non segue questa regola e loro si mette sempre dopo. Quindi, per esempio, ho dato il regalo ai ragazzi. Se uso loro, devo dire ho dato loro il regalo. Questa è una cosa stranissima. Suona in modo proprio strano nelle nostre teste e ti dico la verità, è anche un po' più formale. Questo lo sentiresti in italiano in un ambiente formale, magari in un discorso che sta facendo una persona, però un discorso più formale, in un ambiente formale, in una lingua un po' più elevata, però puoi sentirlo, cioè ho dato loro il regalo è una cosa che puoi sentire in italiano, però onestamente nessuno lo usa. E useremmo gli ho dato il regalo. Però la cosa è, può generare confusione? Beh sì, perché gli può anche significare a lui, quindi gli ho dato il regalo significa ho dato il regalo a lui, ma anche ho dato il regalo a loro. Quindi se necessario, ricordati di specificare la persona o le persone che ricevono il regalo, perché potrebbe generare sicuramente un po' di confusione. E addirittura in un italiano ancora più colloquiale e poco controllato, il pronome gli potrebbe essere usato anche al posto di le. Questo io personalmente lo considero un vero e proprio errore, perché comunque in italiano la maggior parte della popolazione usa le per a lei, quindi per il femminile, e gli per a lui, per il maschile. Però, per esempio, se prendiamo la frase ho dato una mano a Maria, non ti nascondo che a volte potresti sentire gli italiani dire gli ho dato una mano invece di le ho dato una mano. Te lo ripeto, io comunque continuo a classificare questo uso improprio di gli al posto di le come errore. Però lo puoi sentire. Quindi chissà, forse tra 50 o 100 anni il pronome le sparirà e useremo solo gli. Spero di no, però ricordalo, non sono i libri di grammatica a fare le regole, ma i madrelingua, i parlanti di quella lingua. La lingua si evolve e i libri di grammatica si limitano a riportare le evoluzioni della lingua. Alcuni libri sono un po' più tradizionali, più conservativi, altri invece riflettono un po' di più l'uso attuale della lingua, però alla fine le regole di una lingua sono sempre fatte da chi la parla, non dai libri.
Ma se vuoi capire ancora meglio come effettivamente parliamo noi italiani, nel bene e nel male, una cosa importantissima da fare è esporti all'italiano autentico. E per farlo puoi usare tantissimi materiali, film, serie TV, canali YouTube, podcast. E per questo motivo ho una sorpresa per te. Infatti abbiamo preparato per te un documento con più di 50 materiali utili per esporti all'italiano vero e autentico. La cosa bella di questo documento è che troverai diverse parti, per esempio la prima parte sono le serie TV, e per ogni serie TV troverai la piattaforma, il livello, gli accenti che ci sono, una piccola trama, quindi un po' l'argomento di questa serie TV per capire se è qualcosa che potrebbe piacerti, e poi anche il mio commento, quindi un commento sulla lingua, su quello che puoi imparare, e troverai davvero tantissime serie TV, poi troverai anche i film. E poi abbiamo anche questa parte sui film più popolari, come per esempio Nuovo Cinema Paradiso, Perfetti Sconosciuti, che sono proprio dei film che hanno avuto un successo incredibile in Italia e alcuni anche all'estero. Poi abbiamo anche i canali YouTube, però sono tutti canali YouTube in italiano per italiani, quindi non sono canali YouTube come il mio o quello di miei colleghi che insegnano l'italiano su YouTube. E per finire abbiamo anche i podcast. Anche qui abbiamo sempre podcast in italiano per italiani. Quindi se vuoi esporti a un italiano autentico, questo documento ti aiuterà tantissimo. Troverai tantissimi consigli, più di 50 materiali utili e sono sicuro che ti aiuterà tantissimo. Soprattutto a scegliere qualcosa che vada bene per il tuo livello. Perché a volte guardiamo qualcosa di troppo difficile e ci sentiamo frustrati. Invece capire cosa guardare in base alle nostre preferenze, in base a quello che ci piace, ma anche in base al nostro livello, è molto importante. Puoi scaricare questo documento cliccando sul link qui sotto in descrizione o anche sul primo commento, inserisci il tuo nome e la tua email e ti invieremo il PDF dei materiali utili. E adesso passiamo a un altro errore non errore che mi piace tantissimo. Mi. Questo agli amici spagnoli piacerà tantissimo, dato che è molto comune nella vostra lingua e lo dite tutto il tempo. Invece in italiano, teoricamente, mi è sbagliatissimo. Pensa che noi italiani siamo proprio terrorizzati nell'usare mi. Mia nonna era una maestra delle scuole elementari, invece mia mamma è una professoressa al liceo classico. E quindi io sono un po' cresciuto nel terrore della grammatica da piccolo. Quando da piccolo dicevo mi, subito mi correggevano. Quindi adesso io cerco sempre di evitarlo perché sono proprio terrorizzato. Ma in realtà mi non è così sbagliato. Mi è un esempio di dislocazione, che è un fenomeno linguistico in cui spostiamo l'ordine delle parole per enfatizzare qualcosa. Ho fatto un video completo sulla dislocazione, molto interessante. Non ti spiegherò tutto qui, però voglio farti un piccolo accenno. Prendiamo questa frase: il caffè lo prendo amaro. Il caffè lo prendo amaro. È un po' strano. Ma in realtà questa frase è comunissima in italiano. La frase standard sarebbe: io prendo il caffè amaro. Però qui voglio enfatizzare il caffè. Forse qualcuno mi chiede: quanto zucchero vuoi nel caffè? E io dico: no, il caffè lo prendo amaro. Voglio enfatizzare il caffè. Quindi cosa faccio? Prendo la frase standard: io prendo il caffè amaro. Prendo caffè e lo sposto all'inizio della frase per enfatizzarlo. E poi la regola della dislocazione mi dice che devo usare il pronome. Caffè è maschile e singolare, quindi lo, perché è un oggetto diretto. E allora abbiamo il caffè, lo prendo amaro. Ma non finisce qui, possiamo avere tanti altri esempi di dislocazione. Per esempio, lo prendo amaro il caffè, quindi
Questo è un altro tipo di dislocazione in cui non sposto caffè ma uso comunque il pronome per enfatizzare. A Luca gli piace tantissimo sciare. Qui come vedi sto dicendo a Luca e poi gli, che significa a Luca, a lui. Anche qui voglio enfatizzare a Luca. Quindi a Luca è all'inizio della frase e uso anche il pronome. Oppure un'altra frase molto molto comune. Cosa ne pensi del film? Ne, che cos'è? Ne sostituisce del film, ma io comunque ho del film, quindi usiamo ne comunque per enfatizzare, ma è comunque una dislocazione, perché io potrei dire cosa pensi del film. Uso il pronome ne per enfatizzare. Usare un pronome quando non stiamo sostituendo niente, quindi a Luca gli piace sciare, ma a Luca e poi gli il pronome. Cosa ne pensi del film? Ne significa del film. Sono tutte delle ripetizioni. Quindi se tu ci pensi, se queste frasi che abbiamo appena visto sono corrette, perché a me mi è sbagliato? A me mi è una dislocazione. E sì, è una ripetizione, perché mi significa a me e a me significa mi. Ma lo facciamo per enfatizzare. Quindi è davvero un errore? A me qui sembra che stiamo trattando la stessa regola in due modi diversi. Perché in alcuni casi va bene e in altri no. E a me mi è davvero tanto usato dagli italiani. Spesso non se ne accorgono. Mi viene in mente anche la tipica frase a me non me ne frega niente. È la stessa cosa, a me non me ne frega niente. A me e me, e sono la stessa cosa. Me sarebbe mi, però diventa me di fronte a ne. Perché a me non me ne frega niente è una frase che a un italiano non sembrerebbe così strana. Invece a me mi sì, non lo so. Terrore psicologico quando eravamo bambini, forse. Quindi a me mi non è così sbagliato. E anzi, ti assicuro che lo puoi sentire molto spesso. A volte forse sentirai un italiano dire no, a me mi... non si dice a me o mi. Quindi si correggono da soli. Ma è una cosa che ci viene spontanea. Se vuoi approfondire questo argomento delle dislocazioni perché è un po' più complesso, ti consiglio di guardare il video, ti lasciamo il link qui sotto in descrizione, e se vuoi lavorare ancora più nello specifico su questo argomento, fare degli esercizi e guardare anche altro materiale, troverai un'unità intera su questo argomento nel nostro corso Italiano Vero Avanzato. E adesso finiamo con un altro errore non errore. Ma però. Questo mi piace tantissimo. Ma e però teoricamente hanno lo stesso significato. Sono due congiunzioni, cioè parole che uniscono due frasi. Due congiunzioni avversative. E che significa? È facile, cioè esprimono una contrapposizione, un contrasto tra due frasi. Però in realtà c'è una leggera differenza tra ma e però. Infatti ma si usa per esprimere un contrasto totale o anche parziale. Per esempio, il vestito non era blu, ma rosso. In questo caso io sto dicendo che il vestito non era blu, quindi abbiamo un contrasto totale, cioè la prima parte della frase non è vera, non era blu, ma rosso. La seconda parte della frase, ma rosso, è completamente vera. Quindi qui abbiamo un contrasto totale. Oppure possiamo dire, mi è piaciuto il film, ma era un po' troppo lungo. In questo caso il contrasto è parziale, se ci pensi, perché la prima parte della frase, mi è piaciuto il film, è comunque vera. Cioè, a me il film è piaciuto davvero, ma era un po' troppo lungo. Anche questa parte è vera. Quindi entrambe le frasi sono vere. Quindi il contrasto è parziale. Sì, mi è piaciuto, ma era lungo. Però tutte e due le frasi sono vere. Però può esprimere solo un contrasto parziale. Io posso dire mi è piaciuto il film, però era un po' troppo lungo. Questa frase è totalmente corretta. Ma non posso dire il vestito non era blu, però rosso. No, questa frase è sbagliata. Puoi usare solo ma in questo caso. Quindi perché a volte gli italiani dicono ma però? Perché nella nostra testa, anche se non lo sappiamo, è una cosa inconscia, ma e però hanno due significati leggermente diversi. Ma esprime una contrapposizione totale o anche parziale, però solo parziale. Quindi a volte inconsciamente ci viene da usare ma e però per esprimere un contrasto particolare.
E succede molto spesso quando siamo più arrabbiati, quando parliamo di fretta. Nel nostro cervello scatta ma però. Poi spesso ci correggiamo subito. Ah no, ma però non si dice. Ma è una cosa che agli italiani viene naturale. Quindi a volte potresti sentire gli italiani dire ma però e poi subito correggersi. Io questo lo vedo come un errore evitabile, perché appunto mai però hanno nella maggior parte dei casi lo stesso significato, però a volte succede inconsciamente agli italiani. E alcune grammatiche non lo riportano più come un errore, ma la considerano come una cosa che si è affermata nella lingua italiana. Quindi chissà, forse in futuro, ma però sarà usato molto per ancora di più enfatizzare il contrasto. Chissà, gli italiani e l'evoluzione normale della lingua ce lo diranno. Quindi, che ne pensi? Ti sono piaciuti questi errori non errori? Tu fai questi errori non errori o ancora meglio, hai sentito gli italiani fare questi errori? Secondo me queste curiosità sono molto interessanti quando impariamo una lingua, perché ci permettono di capire ancora meglio come pensano gli italiani. Ma un altro modo fondamentale per capire ancora di più la lingua e la cultura italiana è esporti a materiale autentico. Quindi non dimenticare di scaricare il nostro PDF sui 50 materiali utili per migliorare il tuo italiano. Con film, serie TV, podcast divisi per livello, con un commento da parte mia. Sicuramente questo PDF sarà molto utile. Scaricalo cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. E se questa lezione ti è piaciuta, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale e quindi YouTube lo consiglierà a tanti altri studenti e studentesse come te. E se non vuoi perdere i nostri video futuri, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!